chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Quando ci dà la scheda 30 secondi. 15. 10. 8. Con Davide ci siamo conosciuti a Ginevra nel marzo 2016, se non sbaglio. Io ero là per lavoro con degli amici e colleghi. Ci siamo conosciuti tra l'altro all'uscita del salone mentre stavamo per andare a prendere l'autobus per tornare al parcheggio. C'era un mio carissimo amico che l'ha riconosciuto e ha detto: guarda, c'è Davide Cironi. Ah, vabbè. Siamo andati, ci siamo conosciuti e è stato divertente. C'è stata subito un'intesa, anche perché lui, essendo molto appassionato col lavoro che faccio, ovviamente ha cercato subito di farmi un sacco di domande sulla macchina che avevamo appena presentato, quindi è stato divertente. Ci siamo subito trovati, anche perché tutti e due diciamo che ci piace la puzza di benzina, e poi col mio lavoro sono sicuramente un sacco di affinità col lavoro che fa lui, con la sua passione. Diciamo che abbiamo iniziato a darci fastidio a vicenda, mettiamola così. Andrea Loi era insieme ad altri designer come lui, che lavorano tutti per case molto importanti, prevalentemente italiane. Ci conoscemmo lì fuori, era freddo, era sera, stavamo andando via tutti stanchi. Ci siamo promessi di rivederci presto a Torino, dove lui abitava. Abbiamo iniziato anche a vederci più spesso. Lui saliva, mi ricordo, a Torino perché aveva un sacco di attività in giro per l'Italia, era sempre alla ricerca di macchine, di storie, quindi si è sempre incasinato perché era sempre pieno di cose da fare. Prendemmo un aperitivo in centro, andammo con la sua Mini, una Mini d'epoca nera dell'89, e passammo una bella serata così a chiacchierare. Io ero lì perché il giorno dopo avevo il rally con Rero. Doveva correre tra l'altro con la 75, era gasatissimo, la 75 Rothmans. Quindi era là la sera che mi raccontava di questo rally che doveva partire il giorno dopo. Abbiamo fatto l'aperitivo, quindi tutta la sera. E a un certo punto, verso mezzanotte e mezza, lui mi stava riaccompagnando in hotel. Prendiamo la mia Mini per tornare appunto a casa. Ci siamo fermati a uno stop, mi ricordo, stavamo parlando, c'era anche una sua amica. Boom, cioè un botto. Ci ha preso una macchina in pieno, una macchina anche bella grossa, un monovolume, che sarà andato almeno 80, 90, 100 all'ora. Quindi ci ha praticamente scaraventato dall'altra parte della strada, penso di essere anche svenuto. Comunque Davide mi ha soccorso insieme alla sua amica. Le staffe del mio sedile mi avevano fatto una ferita al piede, i sedili erano entrambi scoppiati verso indietro, quindi io non avevo neanche un appoggio, gli tenevo il volante e piano piano ho provato ad accostare la sua macchina al ciglio della strada più avanti. Mi ricordo che cercavamo la targa, era attaccata nell'altra macchina, c'ero affezionato a quelle targhe, quindi volevo quella, a tutti i costi. La Mini di Andrea era devastata, ha preso una macchina in pieno del doppio del suo peso nel retro e non c'era rimasto nulla, era una scatoletta. Era una scatoletta di cioè mi ricordo che quando mi sono un po' ripreso, l'ho vista dietro, praticamente gli mancava tutto il posteriore, una bella botta. Mi ricordo che è arrivata l'ambulanza, siamo andati all'ospedale fino alle 5 del mattino. Davide, mi ricordo che aveva una ferita al piede, era lì che è scocciato perché il giorno dopo aveva sto rally, quindi non voleva perdere tempo, se la giocava un po' con i medici, di accelerare, di fare, quindi invece loro stavano facendo le lastre, tutti gli accertamenti. Andrea era abbastanza disperato e l'aveva appena finita di restaurare, quindi era molto scoraggiato e disse che non l'avrebbe rimessa a posto. Quando l'ho vista poi distrutta, sicuramente mi è dispiaciuto molto. Quindi istintivamente mi è venuto da dirgli che me la sarei presa io, questa macchina, piuttosto che vederla pressare. È stato divertente. Diciamo che abbiamo continuato l'aperitivo in ospedale, mettiamola così.
rally in pigiama. Andammo a dormire forse alle 5:30, 6 del mattino. Io verso le 8, 8 e mezzo avevo da fare un'ora di strada e andare a fare le prime ricognizioni del rally. Io sto mangiando dei pan di stelle che mi ha portato il navigatore grande e niente, non ho mangiato ieri a cena, non ho dormito, non ho fatto colazione e questa è la situazione di stamattina. Mi sono ritrovato lì buttato nella mischia, avrei dovuto fare 92 km di prove speciali con la pioggia, con una macchina che non avevo mai provato prima, con delle slick vecchie di non so quanti anni. Insomma, la situazione fu sul momento disperata, a ripensarci adesso invece è un bel ricordo. Destra 3. E adesso vi faremo vedere nelle varie fasi come la piccola Mini del buon Loi ritornerà alla vita. Ci è voluto un bel po', è stata ferma più di 2 anni, è saltata da un carrozziere a un altro, a un meccanico, gente che diceva di volerla fare, in realtà poi non l'ha mai iniziata. Quindi dopo più di 2 anni mi sono deciso a prendere in mano la situazione, l'ho ripresa da Torino, l'ho portata a Roma e abbiamo iniziato i lavori. Ho iniziato a fare il carrozziere nel 1975, avevo 15 anni e ho bruciato molto le tappe perché io dopo 3 anni e mezzo ho iniziato per conto proprio, insomma, avevo 18 anni e mezzo, considerando che poi una volta si poteva fare questo discorso perché oggi ormai è impossibile a 18 anni appunto avere un'attività di questo genere. Chiaramente sono passati degli anni, tantissimi. Oggi ho i 2 ragazzi che diciamo stanno con me, Marco e Piero, sto passando il testimone ai miei figli che sono loro, ormai io non dico che sono vecchio, però e io ho lasciato carta bianca ai miei figli e fare questi progetti con Davide. Devo dire che è un ragazzo molto in gamba, a posto e mi ha fatto piacere, che in televisione ha fatto parecchio successo e questo è molto bello, insomma, anche per noi, chiaramente. Ma che sta giocando? Buongiorno. Buongiorno. Vedi, il file è già da... Che te sta? No, ma che... A vedere è facile. Vedi se riesce a andare dritto. A parte che questo bisognerebbe tagliargli le gambe perché è troppo lungo, è troppo alto. Ma un pilota vero non può essere così alto. Poi non gioca a basket, può fare pallavolo, può fare portiere, ma così alto, ma che cazzo va a fare? Il nostro Hakkinen nazionale! Quanto so? So 25 anni. Già, sono passati 25 anni e ci conosciamo. T'ho incrociato con la moto, Mi hai venduto la prima marmitta, mi hai venduto. T'ha sardata che elettrodi. Ma quante ne abbiamo fatte? Ne abbiamo fatte tante. La prima Civic. Certo, non pensavo che da un sogno iniziale, da un gioco, potessimo arrivare qua. Strana, eh? Da una passione è diventato un lavoro, mi direi. E quant'è che abbiamo aperto l'officina? 10 anni. Sono già 10 anni. 10 anni. Più prima quando c'avevamo l'altra. Ne sono passati te. Ma poi perché pupazzo? Perché tanta gente non ci dava credito, comunque pure è nata un po' per gioco, per scherzare. Io che ti dissi, guarda che pupazzo la gente se lo ricorda. Se lo ricorda pupazzo. Pupazzo. Pupazzo Racing. Tanto gioca, con tanto orgoglio poi, perché abbiamo fatto soltanto con quello che avevamo, quindi... Vabbè, parliamo di cose serie. Siamo arrivati alla terza Mini. Questa è la più importante. Ci siamo applicati al massimo. Piano piano ho iniziato a vedere la luce. Poi non mi ha spedito più niente perché, non so, mi ha detto no, poi è una sorpresa perché non mi ha detto più niente. Io ho detto fammi vedere se la macchina. Cosa stai facendo? No, dai, lascia stare, poi vedrai che ti piacerà. Vabbè.
Ognuno il suo, come si dice? Diciamo che esteticamente sarà originale, internamente insospettabile. Insospettabile. Innocente. Dopo 2 anni, dopo l'incidente, dopo un sacco di incontri che ho fatto con lui, che tra l'altro non mi ha rivelato niente, voglio vedere che fine ha fatto sta macchina perché non ho visto niente. Quindi fammi vedere la macchina, è là che glielo dico da 1 anno perché niente. Quindi sarà una sorpresa anche per me, non lo so. Dai, che la facciamo. Quello ha smontato, devo tirare il parafango, cambio tutto il lamerato. Di là, che mi riporti verso il primo amore. Posso immaginarmi cosa posso aver fatto, perché vedendo quello che ha fatto prima non è che c'è da aspettarsi delle brutte sorprese, anzi penso che sarà una bella sorpresa. Gli devo tagliare il bordino qui, lo sagomo fino a qua sotto. Niente, lo devo tagliare qua. Ho ricevuto una mail da un lettore di driveexperience.it che mi diceva di avere un Honda Stream da buttare, da rottamare, una macchina molto, insomma, vissuta, che era in un Oliveto, se non sbaglio, da tantissimi anni, e io non ho subito capito perché dovrebbe interessarmi una Stream. Poi ho letto meglio e ho scoperto che quella macchina montava un K20, un VTEC. Avevo questa Mini, ho fatto 2+2 e ho deciso di mettere dentro la Mini di Andrea Loi, il motore K20 di questa Honda Stream. Andremo a modificare tutto lo schema delle sospensioni, tutta l'elettronica, la strumentazione, gli interni, freni, assetto. Ovviamente va stravolta. Diventerà una macchina che, oltre ad andare forte, avrà bisogno anche di frenare e di tenere la strada. È finita a metà punto, però 180 cavalli sicuri. Guarda che scarico che ti ha fatto cazzo. A filo l'ho fatto, a filo continuo, era spettacolo. Ma per cazzo, mo da accetto ste gambe. I piloti sono bassi, insorti. No, ma guarda, è uno spettacolo. Questa già è la terza macchina che facciamo. In passato ne abbiamo fatte già altre 2. Ne abbiamo fatta una con un 1.800 Honda da 170 cavalli e un'altra con un 1.600 proveniente da una Civic VT del 92 da 160 cavalli. Prendevo l'altro morto. La macchina aveva oltre 250.000 km, quindi veramente molto vissuta e sfruttata. Bella vissuta. Questa è roba seria. Però mi dispiaceva buttare via quel motore, quindi ho detto di sì a questo lettore. Mi sono preso la macchina con tutto il cambio, i cablaggi, la macchina intera. L'ho portata da Pupazzo R e adesso smantelleremo sia la Mini che la Honda Stream, e di 2 macchine destinate a morire, destinate ormai allo sfasciacarrozze,
cercheremo di farne nascere un progetto interessante. Già so che ci farò questa roba qua. Che poesia, guarda che poesia. Spettacolo. Io non amo molto i trapianti di cuore sulla Mini, mi piace di più pompare il suo motore quando le dobbiamo preparare, però il buon Cironi non ne ha mai abbastanza, per cui ha deciso di scegliere di optare per un VTEC. È un progetto ambizioso, non dico complicato, ma comunque ci sarà parecchio da lavorare e sono ben contento di supportarlo e dargli una mano con il mio lavoro per arrivare alla realizzazione di questo progetto che sicuramente sarà molto sfizioso. Eccoci qua. I cordini, questo è la cornice retto, mi raccomando, questo è pezzo unico, parti da dietro, finisci dietro. Poi ti ho portato le due cornici fanali e i due specchietti nuovi, che così almeno ripristiniamo. Ti ho scelto questi qua cromati, sì, secondo me ti piacciono. Perché questo è uno specchietto che è stato studiato proprio per la Mini. Questo vuol dire che ci vedrai. Belli, belli. Esci dalla rotonda e prendi via Nomentana. Continua su SP 16ª per 2 chilometri. Sembra che scarichi in F40 la tappeto. Come va sta Mini? Cammina? Caffè? Bei giorni su stato avanzamento lavori? Minchia. Capito? Vabbè. Devi finire, secondo me. Sarà complicato, Hai cambiato automatico? Sì, l'ho rimesso a sti cerchi perché con gli altri non ci potevo mai. No, toccava. Che bestia. Ragnatele da tutte le parti. Ammazza, la revisione scade 2020. 110, 105, 155. Ho conosciuto Davide circa 6-7 anni fa, diciamo un discorso per provare la mia macchina personale, diciamo anche lui era agli inizi, lessi qualche suo articolo e mi piacque molto. Rimasi affascinato dal suo modo di scrivere, quindi con molto piacere lo cercai per trovare un punto di incontro, quindi sono passati già svariati anni e comunque abbiamo instaurato anche un rapporto, ci sentiamo, è una bellissima persona. Questo è morire giovani, guarda. 442 cavalli, da. Non va detta manco che la terza. Non è mai inutile perché poi sgomma. Ho abbassato la pressione, sto tipo a 0,5 scarsi, fa impressione. A un bar non seguita invece. Cioè, a 0,5 va più forte che a un bar, che non aggrappava. Ma lasciate, facciamo detto, usa, faccio quello che ti pare. Tu pensa questo, tanto è matto. Faccia quello che ti pare.
La prima cosa che andremo a fare è tagliare la parte della carrozzeria anteriore. A filo dei parafanghi verrà staccata, verrà tagliata tutta l'almiera interno manomotore e verrà rimossa, perché il K20 non è posizionato come un B18 o un B16 con un collettore d'aspirazione verso lato abitacolo, ma bensì verrà verso il lato radiatore. Oltre a quello verrà sostituito parte della carrozzeria, quindi parafanghi, cofano, paraurti e fanalini, tutto inglobato insieme. Verrà praticamente aperto al contrario, in modo sì che si possa lavorare più facilmente, è molto più pratico, quindi se c'è bisogno da fare un'operazione come il controllo dell'olio o rabboccare i liquidi diventa molto più facile. Sarà, penso, un bel progetto e sarà un'ottima sfida, quindi punteremo molto su questo progetto. L'inizio è questo, la fine non è ben stabilita ancora, quindi sarà piano piano sarà una piccola grande evoluzione. Relli, che famo qua? E che famo? Tacca il frullino, tacca i cannelli, tagliamo tutto. Dici? Sti cazzi. Non è che va a finire tipo velocità massima? Ma che sì. Oh, che fa? Ma piombiamo? Ah, ma peggio ci mettiamo due saccocce di cemento da dietro. Dici, eh? Sì, ma io tutti questi tubacci vecchi li taglio. Ma taglia tutto, ma... Tanto paga Davide, che cazzo ci frega? Io e il mio socio ci siamo conosciuti circa 20 anni fa, ci siamo molto trovati sulla passione, diciamo, dei motori, delle automobili, abbiamo molte cose in comune, anche se poi a livello caratteriale siamo molto differenti, forse perché gli opposti si attraggono. Quando cominciammo non c'era la bellezza di adesso con internet e tutto quello che concerne l'aiuto, trovare e reperire componenti per trapianti di motore. All'inizio seguivamo tutto quanto era costruito a mano, quindi da supporti, dai cablaggi, dalle aste del cambio, fare i segnassi a misura, le tubazioni, i radiatori, tutto quello che concerne la costruzione di un mezzo era fatto su misura. Relli, va bene così? Uno rincorre l'altro, uno fomenta l'altro, quindi quando facciamo tante cose la parte più bella è che quando guardiamo una nuova macchina guardiamo sempre tipo con una sfida, con un progetto. Cioè guardiamo come due bambini quando guardano due macchine tipo le Hot Wheels, no? Tu ti guardi lì e dici, Davide, senti, guarda, ma sai, ma che bello, cioè ci montiamo quel motore. Le prime volte andavamo all'internet point perché non c'avevamo internet a casa. Quindi per stampare 2 fogli 2 ore, il modem 56K, tutte quelle cose. E da lì guardavamo i primi progetti americani, perché comunque poi in Italia e in Europa c'era ben poco. E tramite comunque internet, in un modo molto arcaico, cioè vedevamo quelle cose fantastiche, noi testicavamo su sta roba. Quindi non ci pareva vero, quindi le prime cose che abbiamo fatto fu mettere poi su una Civic del mio socio, abbiamo messo il motore dell'Integra, eravamo comunque piccoli, ancora un po' inesperti, con tanta passione, tanta voglia, che tu metti comunque da una macchina semplice 1500, 90 cavalli, metti un motore che ce n'ha 190, 200 e il mondo, quindi da là ti si apre un mondo. Certo, tu ci scherzi, dopo tocca più un ballata vero, come il film. Ma come c'entra dentro sta macchina? Ce lo fanno entrare col borotacco, una botta a destra, una botta a sinistra. Tu stai a pensare come ce lo mettiamo? Io sto a pensare quello quando la mette in moto, come cacchio fa poi a guidarla. Un motore del genere abbinato a questa macchina è un po' una piccola pazzia, perché comunque non sarà facile tenerla in strada. Sì, divertente, però sarà indomabile. Ma te la immagini? Finita, che bestia. Sa quanto t'ammazzi delle risate quando andiamo avanti. Tipo il sabato, la domenica andacci a comprare il giornale. Ah, adoro le misure inglesi. Ci si capisce un cazzo. Ciao buonasera, sono Davide. Guarda, ho appena provato a chiamare Carlo. Quando c'è un attimo di calma, mi fai un elenco di tutto quanto quello che hai preso? Così almeno in linea di massima cerco di dargli un'occhiata, ok? Fammi sapere, grazie. Allora, il vero problema di sta macchina è lo spazio. Ma dai, ci avrei mai pensato, sai? Per arrivare a cambiare sto ripetitore della frizione, allora o prendi il cannello e te fai un buco sul parafango, oppure te fumi una stecca di sigarette, ti calmi e te la smonti. Stronzata a parte, mo scolata l'acqua, tiriamo su, scarichiamo l'olio. Allora guarda, la scatola dello sterzo rimane attaccata alla carrozzeria, staccate le testine. Stacchiamo le testine, staccate gli ammortizzatori, tocca calasse il paraurti davanti perché c'ha i bulloni nascosti qua sotto della slitta, tocca levasse la slitta qua mettiamo sotto. Se le 2 catenine e se leghiamo i 4 bulloni da 14 sotto e poi per ultimo se levamo i bulloni da 24 qua sopra. Ah, caliamo con tutta la barca. E cala con tutto quanto, dovrebbe uscire tutto quanto insieme. Ma questa non c'ha nemmeno ritorno. Va cambiato il serbatoio, va messo quello della mini iniezione e va messa la pompa, una pompa almeno da 6 bar dentro. È veramente un tocco di ruggine. Ah, ma ti ricordi il romanzo criminale quando mi fa ma non se vorremmo mica ammazzare appena minore del cazzo? Allora famola sta battuta, sai che figa.
Mi chiamerò Mary per sempre, professore. Immagino già che belle mazzettate che daremo. Quanto godo. Me lo imperni? Te lo imperno tutto, vai. Tiramelo su. Ok, lo lasci così. Bravo. Piccolo il cuoricino, dai. Aspetta che quello è pieno di grasso. Ma guarda, sei un estrattore nato. C'è un movimento anche a bacino. Ti giuro, io ti voglio bene come se fosse vero. Andiamo, eh? Questo è il kit. Questo è americano? Sì. Bisogna calcolare spedizione e dogana. Tocca metterci dentro pure un bel assetto. È molto difficile da guidare. Non è vero che sei bravo, guidi bene, che io scherzo e ti prendo in giro, però ci vorrà un bel assettino e bisognerà lavorarci sopra, dai. Io penso che qua guida bene quanto ti pare, ma sta macchina... Vabbè, questa è una vera bara, oggettivamente è una vera bara. Boh, non scherziamo, però... Ah, ricordiamoci anche l'impianto frenante, è importante, perché... Sì. Senti, che cerchi hai di misura? I Maxilite 7x13, già gommati. Ah, quindi c'entra pure un bel impianto, un bel diametro, insomma. Sì, l'ho presi apposta, almeno ci possiamo mettere. Ottimo, grande. Una cosetta un po' più grossa. Sì, ce ne sarà bisogno per frenarla, perché la macchina non tanto i cavalli ma quanto la coppia, quindi la spingerà veramente forte. Comunque gomme e impianto frenante sarà abbastanza stressato, ma è importante. Di qua possiamo ancora fare tempo a metterlo di dietro. Dici? No, secondo me ti dovrei impegnare tanto, perché è veramente tosta. Ah, questo è proprio il K20 dello stream, guarda. È bello? Sì. Quindi il kit costa $2.695. Più spedizione e dogana e dazio. Questo è super fast mini. Il radiatore lo faccio a misura. Esatto. Il cablaggio te la ricabli te. Esatto. Lo scarico lo creo io. Lo scarico sì, si può usare. Mappatura ve la faccio, quindi possiamo creare un pezzettino, magari quello che ci serve, poi se specifico per fare un bel lavoro conviene prenderlo quello che esiste già fatto. Una volta che riusciremo a trovare il grip, ci saranno prestazioni veramente da piccola grande bomba. Sicuramente avranno dei pesi molto simili, perché comunque quello è un motore tutto in alluminio e lega, questo comunque è un motore tutto in ghisa, quindi a livello di pesi non saremo molto sbilanciati, più che altro sarà tanta la potenza da gestire. Ma io faccio fare uno spaventino. Dai. È bellissimo, grande idea. Comunque sti ragazzi dicono che non hanno mangiato niente, i polli dei uomini. Perfetto. Dovrebbero essere i suoi. Sì, guarda, andiamo e metto modalità zozzo. Abbiamo appena smontato il motore della Mini, ci siamo resi conto che c'è molta ruggine, abbiamo dovuto togliere anche la pompa dei freni, le tubazioni, tendenzialmente dobbiamo rimettere tutto quanto nuovo, quindi dalle tubazioni acqua e quant'altro. Abbiamo dato il motore a Davide, vedendo chissà che cazzo ci farà sto ragazzo, e adesso niente, piano piano procederemo a smontare adesso il motore della Stream. Scusa, messo giù il motore, faremo un attimo il punto della situazione, su cosa ordinare, su cosa non ordinare, sulle cose un po' più importanti, un po' di cose belle insomma. Svitalo. Lo svitalo. Stavo per stare a cascato la guida e davamo la barca, invece questo è tipo il P3. Raga, mi passi in autosnodo per favore? Mi scarico un attimo l'acqua, l'olio, tutto. Cavo del gas levato, leve delle marce levate. Tocca lì, lo scarico. La cazzo è bene qua. Lo scarichiamo tutto comunque i liquidi per stare sicuri. Per te là io ho dei nasi che allungato, né più nemmeno. Quanti chilometri c'ha? 250.000? Hadouken! Brucerete nelle fiamme dell'inferno, tutti quanti. Oh, ma sei un pezzo di merda allora? No, sono un nano. C'entra un po' la rota, raga. Arrivati a questo punto abbiamo smontato anche il motore alla Stream. È un peccato vederla così, però le macchine donatrici servono anche a questo. Motore tolto, messo giù, pronto per essere smontato, pulito, cambiati collettori di aspirazione, cambiati guarnizioni, distribuzione e quant'altro. Dai, da dove sta?
Può salire? Dopodiché, come arriveranno pezzi necessari per lo swap sulla Mini, monteremo il tutto sulla culla. Fatto ciò, metteremo tutto sotto e proveremo a mettere in moto. Ok. Abbiamo ordinato il kit da Minitech in America per il telaietto anteriore del K20. Vabbè, io apro, È bello, Mazza che spettacolo, va! Non credevo che fosse di una qualità così alta, mi ha stupito, sono contentissimo perché vedo che le saldature e le lavorazioni sono state fatte veramente bene e anche verniciato bene, penso che sia stato fatto un bel trattamento. Oltre al telaietto anteriore abbiamo preso anche tutte le sospensioni posteriori, quindi ammortizzatori regolabili, bracci e la traversa delle sospensioni. Guarda che belli sti coilover. Ma il ponte posteriore? Ne vorremmo parlare? Quello che preferisco di questo kit è la completa regolabilità dei componenti delle sospensioni, quindi bracci, caster, camber, si può regolare tutto e per noi è un'ulteriore comodità perché l'asse anteriore in questo momento non accettava i cerchi più larghi perché era leggermente spostato verso il retro, mi sembra, della macchina e la ruota non era precisamente centrata nel passaruota, quindi per quello abbiamo rimesso i cerchi stretti originali perché anche soltanto per fare degli spostamenti in officina le ruote più larghe toccavano nei passaruota. Con questo kit regoleremo il caster, quindi l'incidenza, potremo giocarci anche un po' favorendo l'autoriallineamento delle ruote e insomma tutta la direzionalità dell'asse anteriore che sarà indispensabile per una macchina che avrà tutta quella coppia e tutta quella potenza. Ci sarà bisogno che non abbia troppa tendenza a tirare da un lato o dall'altro quando la macchina accelererà, questo penso che sia impossibile annullarlo, ma speriamo di limitarlo al massimo. Mi viene in mente guardare sto schermino. Vedete Gran Turismo era 4 che faceva la canzoncina? Perfetto. È molto più facile rispetto a B-Series, molto. Spettacolo. Sicuramente vanno tolti, vabbè, questo è poco ma sicuro. Io stavo a dire a Davide, prima da tagliare tutto il muso, io vorrei presentarlo sotto e vedere se bisogna poi fare la drastica scelta da tagliare il muso davanti. Capace che si riesce a infilare. Esatto. Tanto gli pulimo tutto, il sistema, questo qui lo togliamo. Sì, va tanto... tolto tutto, rimane vabbè la pedaliera sta del motorino dei raggi cristalli. Tanto la frizione, quello va tolto tutto. Sì, sì, una bella pulita. L'aria calda la arriva in macchina? Beh, tanto con l'aria col tubo stesso ci arriva. I tubi ci stanno. I comfort di Davide. Tutto fa ben sperare, la qualità dei materiali è buona, la nostra voglia è tantissima, penso che sarà un ottimo risultato. Ovviamente non è un pezzo industriale, è un pezzo artigianale, quindi quello che adesso bisogna capire è effettivamente quanto sarà semplice montarci il nostro K20 dentro e soprattutto poi presentarlo alla scocca. Ho paura che ci sia da modificare parecchio la macchina originale davanti perché ovviamente gli spazi della Mini sono molto limitati per un motore così grande che era pensato per una macchina, un monovolume. Credo quasi sicuramente che dobbiamo tagliare tanto. Tagliare cosa? Tagliare tutto quello che possa dar fastidio quando mettiamo l'avantreno con il motore messo. Vediamo se siamo fortunati, ma ci spero davvero poco perché vedendola così è molto ingombrante. Guardando così a occhio sicuramente ci saranno tante modifiche, ci saranno tante parolacce andranno dette sicuramente e speriamo bene, vediamo che cosa ci riserva. Ah, lo sai che mi serviranno poi Dainata? Un po' di tubi a metraggio per i freni, i raccordi. Di buono abbiamo che il kit sembra perfetto per questo motore, non credo che ci sarà da adeguare troppo i componenti, mi sembra che sia anche abbastanza regolabile come alloggiamenti, quindi ci sono delle asole su cui fare leva per riuscire ad adattare meglio le componenti del kit sulla scocca originale della Mini. Vediamo che succede. L'unica cosa che possiamo fare è iniziare a provare a fare esperimenti perché loro l'hanno già fatto 2 o 3 volte ma con un motore diverso, con il B16 e il B18 che sono molto differenti dal K20. Iniziamo ad alloggiare il kit con il motore già appoggiato sopra e speriamo che vada tutto bene. Invece vedi che bello qua, quello che stava giù, no? Il radiatore. Vuoi? Sì. Vedi, messo qua così, no? Si fa la modifica come ha detto il buon Davide e da qua con l'uscita laterale si va dritti qui. Perfetto per questa parte qua. Lavoro pulito, Ordinato, slim efficace. davanti. Che qui ci va l'intake per l'aspirazione.
Sapevamo già che avremmo dovuto tagliare le paratie laterali nel vano motore, eravamo già pronti a farlo ovviamente, non potevamo sperare di lasciare il vano così com'era. Speravamo invece di non dover modificare troppo la calandra e la parte anteriore della macchina. Si vendono dei kit con lo shell in vetroresina integrale, quindi il famoso cofango che si solleva in avanti o indietro come le Jaguar per esempio. Era una soluzione che non volevo adottare perché mi sembrava abbastanza estrema. Stiamo provando a farci entrare il motore senza tagliare la lamiera, ma non so se sarà possibile. Stiamo provando in tutti i modi a farcelo entrare senza dover tagliare la macchina di netto. Capito perché si taglia lo shell? Il primo problema che abbiamo trovato, così presentando il telaio col motore, ovviamente è l'ingombro, quindi non è bastato tagliare le paratie laterali. Adesso per far sì che ci va dentro dobbiamo smontare i collettori d'aspirazione e dopodiché, una volta appoggiato tutto quanto alla scocca, proviamo a vedere se abbiamo l'ingombro necessario per poterci lavorare. Secondo me qua tocca tagliare tutto. Tira un pelino su. Qua manca a dire che tagliamo, da, e ce lo rimetti sopra dopo. Non ci va, perché tanto la maggior parte del problema è questo a noi. Si rompeva i coglioni. Ci sarà da tagliare ben più di quello che speravamo. Continuiamo a provare a smontare pezzo dopo pezzo, sperando di non dover tagliare direttamente tutta la carrozzeria davanti al vetro. Cosa atroce. Bene, varrà la pena, dai. Alza. Una è per me e una la saluto tua. La tua. Ok, davvero. C'è entrato per forza. Come immaginavamo abbiamo dovuto tagliare il mondo, parte interna dei parafanghi, la calandrina davanti è la prima cosa che abbiamo dovuto togliere. Che volevamo fare? Noi volevamo lasciare la calandra davanti, ma non vedi dove cazzo stiamo con questi collettori? E non ci basta perché il collettore di aspirazione esce troppo fuori, quindi non sta più a filo con la lunghezza totale del muso. Quindi parafanghi andranno tolti, andranno modificati, molto probabilmente va allungato almeno di un 10 cm il muso della macchina. No, raga, devo andare forse un po' più avanti perché il radiatura non c'entra questo tanto. Come facciamo a chiudere? Ma perché i 4 corpi farfallati? Aperto, come quella lì che hanno fatto. Ma il problema non è i corpi farfallati, fratello. Sicuramente andranno fatte delle cerniere, una volta assemblato tutto il front-end e tutto il muso della macchina, andrà fatto un sistema che possa capovolgere tutto il muso della macchina in modo che ci dà libero accesso al motore per poterci lavorare in santa pace. Non avendo la possibilità di avere una piega tubi in questo momento e non ho disponibilità di una saldatrice al TIG, si è rotta. Che ho fatto? Ho saldato con la saldatrice a MIG, quindi quella a filo continuo. Con il frollino ho segato un po' i collettori, li ho inclinati nel modo in cui mi serve e ho ripassato le saldature. Sono andato a fare la lavorazione, la parte interna, eliminando una piastra, e adesso ho preparato la flangia per farla passare, diciamo, nello spazio che è molto contenuto tra l'uscita della testata e la macchina, quindi la parte dello chassis che è molto stretto, spazio ridotto. Ho eseguito sia lavorazione a pietra che poi ho passato una lucidatura molto importante per accordatura sulla testa. Provvederò poi a sabbiare e a pulire i collettori in seguito. Comunque il risultato, per aver avuto soltanto saldatrice e filo con buona volontà e molta manualità, il risultato che si può riuscire a ottenere anche a casa. Penso che questo sia perfetto adesso. Aspettate, che stronzo della... Voglio sentire sta messa a modo, fratelli. Preparate che da qua a breve Ci siamo. Madonna. Noi proveremo in tutti i modi di mandare forte sta macchina, perché di motore ce ne sarà tanto, ma sarà difficile con tutti sti cavalli trovare un modo per scaricarli. Però spero che il buon Davide ci metta del suo e comunque con tanta passione, con tanta guida, insomma, si dia da fare. Questo è un bel progettino. Questa verrà coi fiocchi. Dici, eh? Perché c'ha il motore giusto.
C'è il K20. Io ho proprio intenzioni belliche. Pure io. Secondo me può uscire fuori qualcosa di veramente figo. Freni maggiorati. Freni maggiorati, tubi in treccia. Tubi in treccia. Uno scarico dedito per sta cosa. E un buon assetto. Quello dovremmo smadonnarci un pochino, però secondo me potrebbe uscire seriamente. Secondo me pure. Un ottimo mezzo. Panzoni con un cuore così. Vabbè, ma tu mi stai davvero riprendendo mentre vi faccio la banda? Io devo passare i mesi. Ho montato il serbatoio, il nuovo serbatoio che ha mandato Just Minis, perché il vecchio, essendo con la macchina a carburatore, abbiamo dovuto mettere quello con l'alloggio per la pompa a benzina. Ho dovuto pensare, ovviamente, ho dovuto ripassare anche un tubo nuovo, perché essendo a carburatore ho dovuto mettere il ritorno che non c'era, quindi sia la mandata che il ritorno. Rimetteremo tubi a alta pressione, tante parolacce, il meccanico ne dice tante, però penso che pian piano si farà un ottimo lavoro. Potremmo mettere in moto pure col collettore. L'ultima registrazione è famose passare tubo da benzina, così almeno si rimette per terra, se montiamo i mozzetti per terra, dietro e stiamo a posto. Sta a vedere? Dai, è figata. C'è pure l'eccentrico per cassare. E di quanto? 7-8 mm ci regola. 9 di pacca. Controlliamo che sia tutto in ordine, poi ci preoccuperemo di come far richiudere la carrozzeria in qualche modo davanti. Salsiccia, melanzane? Sì. Peperoni grandi. Melanzane e peperoni. Ma insomma, sta pancetta di Roma com'è? C'è sta porchetta pure? Esagerato, Carle. Alla fine abbiamo dovuto comprare uno shell in vetroresina completo, quindi di parafanghi e anteriore con un cofanetto allungato apposito, per alloggiare il motore K20 nella Mini, perché non c'era verso di farlo entrare senza questa modifica. Neanche usando il suo lamierato originale avremmo dovuto fare un lavoro di lattoneria molto più lungo e complesso. Per fortuna abbiamo trovato in Inghilterra il pezzo, che viene già costruito apposta per questi swap K20. Il pezzo cade su abbastanza bene, c'è da fare qualche modifica, ma non sarà una macchina da concorso, questo lo sapevamo dall'inizio e sta bene così. Avrà una faccia abbastanza arrogante, sarà tutt'altro che una garage queen. La vuoi col catalizzatore o senza catalizzatore la macchina? Ok, perfetto, ci penso io. Ok. Sì, più regolare è col cat, perfetto, così posso metterci pure i soldi. Sei nato sotto un cielo sbagliato. Cicatrice sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Non ci prenderete mai, papà. 57. Ti dico Pippo. Ti faccio una semiboccola là, poi vado a decrescere. Nasce, cresce, decresce. Giusto? Ci stiamo centrati? Raga? Ci
Stiamo così. Almeno sì. È un po' basso, però se sto qui mi si squagliano le corde qua. Questo sarebbe... vedi qua che bello, questo già c'ha una sonda. Al quadro non me cosa. Devo mollare qua, ecco. Guarda è bello nero. Sogni di rock and roll, ma che son sogni. Guarda, a me è già fino a dietro che metto il modo e poi senti... Che te la pongo, che te la pongo. Vai, nastro pelo, vai, vai. Se fa la forma. Ok. La parola d'ordine è violence. Come la vedi, fra? Ti famo una foto al Cirons. L'acceleratore! È stata veramente la peggiore idea che io abbia mai avuto. È di una immediatezza anche in terza. Non puoi sfiorare l'acceleratore, non puoi sfiorarlo, che succede l'apocalisse. È la cosa meno sensata che abbiamo mai fatto. È terrificante. Che cos'è questa roba? Non è umana. Non è umana. Fa paura. Fa paura. Non è stata una grande idea. Insomma? Abbiamo avuto una pessima idea, secondo me, a fare sta macchina. Perché? Perché è un mostro. Cazzo. Soddisfatto? Ti piace? Esagerata? Non c'ha senso. Bella. Cioè bella. È un incubo in realtà. È una trappola? È un incubo. È una bella trappoletta. Se appoggi per sbaglio il piede sull'acceleratore, ma per sbaglio Sì. Schizza. subito. Cioè, ti ho detto, c'hai imbarazzo dalla scelta Sì, dove sì. devo ammazzare, a destra e a Esatto. sinistra. Quindi sei soddisfatto? Ti piace la trappola? Sì. Sì. Ti diverte? Frena bene. Sì, sì. Ci rimette un po' del tuo. Dai, va.
Te fa così va bene. Non mi vuoi fare buca parapanghi? Che ce ne frega? Ce ne frega. Hai capito come stiamo messi? Ah no, che siamo giriamo da te, Tocca proprio. Vai che basta, vai tranquillo. A posto, risolto. Basta, guarda. Che buono, guarda. Allora, no, questo è messo. Guarda che bellezza. Bello proprio, da concorso. Concorso d'eleganza, Villa d'Este. Salve, come va? Abbiamo fatto quella modifica nell'anteriore, tutto il muso in vetroresina, che Marco insomma ha fatto un bel lavoro. Poi anche perché Davide ci ha infilato dentro quella sveglia di motore che insomma è proprio esagerato, è stato questa volta Davide. Carrozzeria, allora mettere la scatola frontale e ci siamo. Le lucidatura, montaggio, passaruota, squadra, baule. Viaggia? Giusto un aeroporto, ci serviva! C'è presente il coyote quando cercava Bip Bip? Non ha minimamente caduta di giri, una marcia dopo l'altra, una rapportatura stupenda da usare su una macchina che pesa, attenzione, 650 kg! E ha più o meno 170 cavalli. Prende i 200 in un battito di ciglia. Certo, se questa è la base, Mamma mia, per tutto il resto sai è che un'arma proprio. Chiaramente siamo in una pista di atterraggio, quindi faremo delle prove un po' diverse, ma posso rendermi conto di qualsiasi comportamento della macchina senza pericoli, perché davvero è un progetto molto estremo e probabilmente anche una pista normale sarebbe stata un po' pericolosa. Bisogna stare davvero molto calmi con il gas. Tira tutto a destra quando entra in coppia, ha una coppia spaventosa su una scatoletta di tonno. Sta anche abbastanza dritta. Rispetto allo shakedown abbiamo fatto un po' di lavoro su convergenza, camber, incidenza, quindi il caster, e ha dato decisamente i suoi frutti. Chiaramente lì eravamo su una strada con molte buche, sconnessioni, qui siamo su una pista liscia, larga 30 metri e possiamo fare quello che vogliamo. Seconda terza è il più bel seconda terza che io abbia mai provato in vita mia, e questi sono 200 all'ora, non me ne sono neanche accorto. Quando acceleri l'anteriore va da solo, si porta dietro tutto il resto come una biga attaccata a 170-180 cavalli che hanno mangiato balle di fieno piene di paprika e peperoncino. pensa poi con Simi Slick nell'SD, in assettina. Guarda, un problema solo. Tocca tirare fuori Davide da là. Eccolo, guarda come arriva. Che mostro, che mostro! Sarebbe il sassolino. Devi essere fuori di testa completamente per costruire una macchina così. Non puoi stare bene di testa. Se trova il modo di scaricare la potenza, è un'arma da guerra definitiva. Ci fai
fai male a chiunque, ma la cosa più bella è che hai il risultato di una macchina da dragster con la facilità di tutto, di un monovolume. Capite l'importanza del peso? Il cambio con questo motore su 650 kg è un'esperienza incredibile e terrificante. È veramente un animale. E meno male che non abbiamo messo il volante in legno, perché mi avrebbe strappato via le mani. Il suo unico problema è scaricare a terra. E poi Carlo mi ha fatto a mano questa torretta del cambio che è perfetta. Ho il pomello alla posizione migliore per la guida che si possa desiderare, a parte il classico problema Mini di avere il piantone dello sterzo così, e seppur un po' più verticale sarebbe molto meglio, io non potrei perché non mi centrerebbero le gambe. Anche andarci piano, è bello anche andarci piano perché hai un'onda stream liberata da tutto il suo peso, da tutto il soffocamento di una macchina da famiglia, ma il motore è quello che conoscevamo e che sapevamo ci avrebbe dato un po' di soddisfazioni. Questo è uno dei progetti più folli, insensati e belli che io abbia mai fatto. Beh, è un mostro. Come si sente da fuori? si sente. Si sente? Si sente. Non c'ha caduta di giri, cioè proprio prima, seconda, terza, madonna, sempre in coppia. Comunque sta pure abbastanza dritta, cioè a 200 ci arriva in un secondo. E a 200 se tu lasci lo sterzo sta là, quindi già questo sta bene, sta bene. Cioè per essere tutto appena montato... Che poi guarda, se la vedi così sembra il suo. Sì. Sembra che ci deve uscire serie. Sì, sì. Radiatore a misura. Comunque pure lo shell non balla tanto, Vero? Alla fine sta Abbastanza- bene. Pensavo peggio anch'io. Il cofano ci ho fatto caso, non si muove. Beh, comunque devo dire che la chicca delle cinte funziona. Il cambio messo là è bellissimo. Sì, eh? È spettacolare, Abbiamo guarda. uno bravo, dai. Sì, eh? Spettacolare proprio. A parte che proprio il cambio in sé è bello, cioè. Guarda, come Timo io e Davidino ci ha detto quello pure stavolta.